Buongiorno, benvenuti o ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vediamo come realizzare il mio scialle super easy, super facile perché realizzato con maglie alte e catenelle, quindi anche chi è alle prime armi potrà realizzarlo. Un progetto divertente perché appunto grazie all'utilizzo di un filato sfumato noi possiamo ehm, realizzare appunto di qualcosa di molto rilassante perché appunto l'effetto cromatico cambia continuamente durante il lavoro e quindi è anche piacevole per gli occhi. Il mio è bello grande, circa 2 metri, l'ho lavorato con meno di 2 etti di filato in acrilico. Volendo si possono realizzare anche delle nappe finali. Io non le ho deciso di non farle, però si possono fare delle nappine per decorare ad esempio la punta o i due lati. Vediamo come realizzarlo. I giri di lavorazione sono solo due, uno costituito solo da maglie alte, uno da maglia alta catenella in modo da creare le finestrelle. Vediamo come sono partita. Allora, io non ho avuto problemi, sono partita tranquillamente con le maglie alte senza mettere maglie altissime, però volendo, per chi vede che proprio il lavoro si accartoccia, diciamo tende un pochino a incorvarsi, non gli piace la forma, potrà sicuramente sostituire all'inizio del giro una 4 catenelle e alla fine di ogni giro una maglia altissima al posto delle 3 della maglia alta classica. Allora vediamo come partire. Io sono partita da un anello magico. Se volete una consistenza maggiore dell'inizio potreste sostituire l'anello magico con 4 catenelle. Io preferisco l'anello magico per mia comodità. Allora pesco il filo dall'anello e mi alzo con 3 catenelle, 2 3. Queste 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, a cui ne devo far seguire altre 3, cioè scusate, altre 2 per un totale di 3 maglie alte. In questo modo ecco qui la prima tripletta, le 3 catenelle, maglia alta. Siamo alla parte centrale dello scialle, metto 2 catenelle, rientro nel cerchio magico e metto altre 3 maglie alte. Come abbiamo detto, volendo quest'ultima può essere sostituita da una maglia altissima. Nel mio caso, con un filato così morbido, non ho avuto necessità. Dopo questo passaggio tiro il cappietto, lo faccio scendere bene, poi lo andremo a fermare con l'uncinetto nella parte retro del lavoro o con un ago. Parto con il secondo giro è d'avvio e sarà un giro costituito da maglie alte. Mi alzo con 1 2 3 catenelle, volto il lavoro. Nella prima maglia vado a lavorare altre 2 maglie alte. Queste costituiscono il mio primo aumento, ok? Poi e sono 3 maglie alte, ripasso sulle altre 2 con altre maglie alte, 1 e 2. Una volta giunti al centro qui devo crearmi l'aumento centrale. Cosa faccio? Aggiungo una maglia alta, 2 catenelle di separazione nello stesso spazio delle 2 catenelle del giro precedente, rimetto una maglia alta, ok? Poi vado a lavorare una maglia alta nella prima maglia alta sottostante, un'altra nella seconda maglia alta
e alla fine nelle 3 catenelle iniziali vado a lavorare 3 maglie alte che costituiscono l'aumento finale, quindi 1, 2 e 3. Ok, questo è il primo giro. Adesso nel giro successivo dobbiamo andare a formare le caselline costituite da maglia alta, catenella. L'aumento all'inizio del giro va sempre lavorato, quindi 1, 2, 3, ed è costituito il mio aumento da 3 maglie alte. Non vado a creare forature per dare più consistenza ai bordi, quindi 3 maglie alte, catenella, filo sull'uncinetto. Adesso devo creare le mie caselline. Per creare le mie caselline cosa faccio? Salto un punto di base, vado in quello successivo e faccio la maglia alta, un'altra catenella, filo sull'uncinetto, salto questo punto, vado qui, una maglia alta, salto di nuovo un punto e mi ritrovo al centro della lavorazione. Quindi è molto importante che vi troviate con questa maglia alta su cui non lavorare, quindi maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta al centro, una catenella, questa si salta, l'altra maglia alta, una catenella, questa si salta, un'altra maglia alta, una catenella, questa la saltiamo, siamo al fondo e poniamo 3 maglie alte come conclusione del giro, 2 e 3. Ok, adesso in pratica i giri da ripetere sono questo pieno, questo con le caselline. Quindi cosa faccio? Adesso devo semplicemente risalire con 3 catenelle, volto il mio lavoro, qui nel primo punto vado a montare altre 2 maglie alte che costituiscono l'aumento e poi ripasso tutti i punti sottostanti con le maglie alte. Vado nella maglia alta, quindi numero 2, faccio una maglia alta, successiva maglia alta, poi ho lo spazio, all'interno dello spazio della casellina costruisco una maglia alta, su questa accanto una maglia alta, spazietto, ho la mia maglia alta, faccio una maglia alta nella casellina, maglia alta qui, siamo al centro, non devo fare altro che fare una maglia alta, 2 catenelle, maglia alta e proseguo sull'altro lato sempre allo stesso modo, una maglia alta sulla maglia alta nella casellina, maglia alta nella maglia alta, casellina, maglia alta qui, nella casellina una maglia alta, poi qui una maglia alta, altra maglia alta sulla seconda maglia alta del giro precedente, 3 maglie conclusive, 1, 2 e infine 3. Poi abbiamo
3 maglie alte, giro, qui nell'aumento, diciamo nel punto dove devo aumentare, faccio 2 maglie alte aggiuntive, catenella e continuo. Adesso questo è il giro delle caselline. Il lavoro, come vedete, è molto ripetitivo. Arrivo ancora un po' e ve lo faccio vedere, e sono questi gli unici due passaggi che dovete tenere a mente. Cioè, un giro è costituito dalle maglie alte con 2 catenelle centrali qui e gli aumenti costituiti laterali da 3 maglie alte. Poi ci sono i giri con le caselline, inizio con 3 maglie alte e le termino, vado a terminare con 3, poi la casellina sarà costituita da una catenella in alto, sotto lascio libero, maglia alta, catenella sotto libero, maglia alta, fino ad arrivare al centro. Il lavoro veramente è facilissimo, ecco perché io ho chiamato scialle super easy, proprio perché è molto semplice, molto sfizioso da lavorare e quindi molto rilassante. Va bene, diciamo, davanti alla TV come lavoro, perché c'è davvero poco da contare e così via. Se l'idea vi è piaciuta, mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguitemi per i prossimi tutorial e buona creatività a tutti. Al prossimo video, a presto!